Nel video scorso vi ho lasciato col trattamento di microdermoabrasione. Oggi invece andremo a vedere il microneedling. E cos'è il microneedling? Il microneedling è un trattamento che andremo a effettuare sulla nostra pelle simile al derma roller. Il derma roller, che sicuramente avete visto tante di voi che già usate, è un dispositivo come questo qui, che vi farò vedere subito. Ha dei piccoli aghi, andiamo a vedere subito. È un manipolo, chiamiamolo così, con questi piccoli aghi. Sono tantissimi, piccolissimi, ci sono diverse lunghezze. Questa qua per esempio è una 0.5 e praticamente questo voi su una pelle pulita, disinfettata e tutto quanto andrete a lavorare sulla vostra pelle passando in diverse direzioni, prima in verticale, dopo in orizzontale e obliquo 4-5 volte per ogni zona che andrete a trattare. Allora, io preferisco però il Dr. Pen. Per quale motivo? Perché questo derma roller, dopo 4-5 volte che l'avete usato, dovete gettarlo. Non è più sicuro perché questi aghi qua vanno a piegarsi e potrebbero causare addirittura delle lesioni sulla vostra pelle. Quindi è vero che è meno doloroso, ha una difficoltà minore, ha il Dr. Pen che vi farò vedere qui, però io preferisco questo. Questa è la confezione. Qua abbiamo la penna, è strutturata in questo modo. Qua abbiamo un interruttore, un tastino che ci indica anche la luminosità quando è acceso il dispositivo e lo possiamo premere, se sentite, e qui gestiamo la velocità. Inoltre qui abbiamo la gestione della profondità con cui gli aghi scenderanno sulla pelle. Tenete conto che un derma roller tradizionale stiamo sui 0,25 o massimo 0,5. Per esempio il mio è 0,5, invece con questo possiamo salire a 0,75 anche in mezzo, le misure intermedie, 1,0, 1,5, il massimo è 2,5. Questa è una profondità maggiore, però io vi raccomando ovviamente, per chi non è abituata soprattutto, da iniziare con una profondità inferiore. Qui abbiamo il cavo per collegarlo alla corrente. Abbiamo già, io ho già consumato una cartuccia perché ho già effettuato il trattamento il mese scorso. Queste qua, come vedete, hanno diversa quantità di aghi all'interno. Parte da 9, 12 aghi, 24, 36, 42, 18. Il nano e il nano, questi qua è quadrato, questo è rotondo. Questi hanno un'infinità di aghi, non so in realtà quanto sia la quantità. È un dispositivo sterile, perché ovviamente se stiamo utilizzando degli aghi che vanno sulla pelle. Io perciò preferisco assolutamente questo tipo di dispositivo al derma roller. Il derma roller lo uso, però dopo 3-4 volte che lo usi lo devi buttare e anche lui va disinfettato. Allora noi togliamo questo e praticamente noi andiamo a ricaricare queste batterie. Questo qua è quello che viene con la Dr. Pen, va collegato alla corrente, tutti quanti vanno collegati alla corrente, però questo va a caricare le batterie, che sono 2 in dotazione e serve per usarlo in modo portatile. Quindi praticamente noi andiamo a inserire la batteria così, andiamo a collegarlo alla corrente in questa maniera qua, ecco qua, e qua si accenderà. Poi lo andiamo subito a provare. Come vedete il tasto di accensione è illuminato, ecco, così voi caricate le vostre batterie. A questo apparecchio va collegato la cartuccia che ha gli aghi e
ha una velocità che voi potete regolare, quindi potete tranquillamente avere il massimo controllo sia sulla velocità che sia sulla profondità di entrata degli aghi. Quindi potete sia usarlo come il Derma Roller a 0.2, 2.5, 0.25, 0.5, oppure aumentare la profondità quando già la vostra pelle è molto più abituata, lo avete fatto diverse volte, quindi già siete abituate a gestire, diciamo, alla gestione del dolore, diciamo, no? Non è un trattamento da prendere con leggerezza, dovete informarvi bene. Io mi assumo la mia responsabilità del trattamento che sto facendo sulla mia pelle, non quello che vi faccio vedere sono le cose che io faccio sulla mia pelle, ma non con questo sto spingendo a voi a farlo. Quindi ognuno di voi si assume la propria responsabilità se lo decidete di fare. Allora, come funziona? Praticamente voi attaccherete questa, vi faccio vedere, voi attaccherete questa testina qua che al suo interno ha questi aghi e praticamente, come vedete, con la gestione qua della profondità voi gestirete questo movimento qui e con la velocità sarà o più lento o più veloce. Noi andremo a attaccare la testina, ok, e andremo a bloccarla facendo un piccolo giro verso sinistra, ok? Quindi che andremo a fare sulla nostra pelle e perché questo è un trattamento che ci porta dei benefici enormi, un trattamento che va effettuato dal medico estetico, che va effettuato dall'estetista, è un trattamento anche molto costoso. Questi aghi andranno a creare delle micro ferite sulla nostra cute, così facendo spinge all'epidermide a generare nuovo collagene. È come quando uno si fa una ferita e quindi la pelle va a riparare il danno sulla cute e quindi rigenera nuovo collagene. Rigenerando nuovo collagene si rigenera anche la idratazione del tessuto e si va a ricostruire pelle nuova, diciamo, è il tessuto che esce è nuovo. Quindi con questo trattamento voi mano a mano, perché lo fate una volta al mese per iniziare, poi ovviamente dipende anche dal tipo di pelle. Io per esempio ho la pelle molto sensibile, quindi mi sono già programmata da farlo una volta al mese, ma c'è chi ha la pelle un po' di uno spessore maggiore, quindi può provare tranquillamente a farlo anche 2 volte al mese. Vi faccio vedere adesso, questo qua io lo scendo tenendo premuto, però lo andremo a collegare, io lo voglio usare in modo che non mi si scarica, lo voglio usare attaccato al punto di corrente, quindi io mantengo premuto e questo è quello che si sente. Ecco qui. Se voi premete ancora, aumenta la velocità, 3, 4, 5. Ecco qui, queste sono le velocità, 5 velocità. Prima di fare il trattamento dovete mettere una crema anestetica, io l'ho già messa, l'ho già applicata sulla pelle e dovete aspettare all'incirca 20-30 minuti. Io ho comprato questa qui in farmacia, questa qui e tiene al suo interno tiene lidocaina, non so se si riesce a vedere bene, ok, come è già finita. La prossima volta ne voglio provare un'altra perché addormenta un po' la pelle, però non tanto, e questo vi devo dire non è come il Derma Roller, questo fa un po' male, soprattutto ve lo dico in modo che lo sappiate, nella zona della fronte, perché lo spessore qua della pelle evidentemente è talmente sottile, non avendo al suo interno, nel tessuto sottocutaneo, non avendo quantità di grasso, e praticamente state lavorando su uno spessore molto sottile che va proprio direttamente lì nel saloso. Invece qui per esempio ho notato la prima volta che non mi faceva tanto male, quindi perché qua le guance hanno più depositi di grasso, quindi questo sappiatelo che il trattamento non è indolore,
dovete vedere voi con la soglia del vostro, quanto avete alta la soglia del dolore, e soprattutto dovete sapere anche che il trattamento vi può fare sanguinare. Su questo tema c'è un certo dibattito, ci sono persone che dicono che quando si effettua il trattamento in realtà non dovreste sanguinare, non c'è necessità che devi arrivare a sanguinare, però se aumenti la profondità degli aghi è inevitabile che si sanguina, però questo non vi dovete assolutamente preoccupare, è una cosa normale. Poi dopo andrete a pulire e basta, applicate poi i vostri sieri, tutti i vostri trattamenti che normalmente applicate. Quando facciamo questo tipo di trattamento noi lo dobbiamo fare usando questo tipo di prodotto qui, che sono i peptides. Questo è un complesso di amminoacidi, acido ialuronico e vitamina E, è uno stimolatore di collagene e un riparatore. Quindi voi andrete a prendere una ciotolina come questa e un pennello. Io uso questo pennello del fondotinta, serve un pennello che sia sintetico. Versiamo la nostra quantità, perché siccome questo fate gli spruzzi poi rischiate di buttare molto prodotto, quindi credo che con questo qui sia sufficiente. Qui. Intanto noi preleviamo il prodotto e lo applichiamo sulla zona da trattare. Non lo dovete applicare su tutto il viso perché dopo il prodotto si asciuga, quindi iniziate soltanto nella zona che andrete a lavorare. Io consiglio di iniziare prima alla velocità 1, perché così la vostra pelle inizia ad abituarsi. Io sto qua, io ho messo la 0.5, ok? Quindi iniziamo a fare questo. Ci sono diverse modalità di utilizzo, diverse tecniche. Una è fare questa di tamponamento, l'altra è fare piccole cerchi e l'altra ancora è fare così. Una volta fatto questo a 0.5 io andrò ad aumentare la profondità arrivando a 1. Allora, una volta trattata la fronte andremo a trattare la zona inferiore degli occhi e andremo a ridurre la profondità. Io la userò a 0.25. Stiriamo bene la pelle. Qua il dolore si sente di meno. In realtà io qua non sto sentendo dolore a 0.5. Perché come vi ho detto questa zona qua è ricca di grassi sotto il tessuto cutaneo, ci stanno i depositi di grasso, quindi qui non sentite tanto dolore. Io ho una pelle molto secca, molto secca, tendente a dermatite seborroica, quindi tende a squamarsi. Ho questo problema da sempre e ho avuto sempre difficoltà perché ovviamente mi si creano leggere squamazioni attorno al naso, attaccatura dei capelli. Da quando sto avendo tutte queste cure particolari, una cosa sì ve la devo dire, non ho mai avuto la pelle come ce l'ho ora. Ora, da distanza già di un mese che ho iniziato, è passato più di un mese in realtà che ho iniziato tutti questi trattamenti, tengo la pelle come mia figlia, piccola, la piccola. Ecco qua.
Allora ragazze, questo qua è l'effetto finale dopo che ho fatto la pulizia del viso. Come vedete ho applicato qua una crema che è antinfiammatoria per evitare che la zona del contorno occhi si gonfi troppo. Domani ci sarà un po' di rossore generale e un po' di gonfiore. Questo gonfiore durerà all'incirca 3-4 giorni, dopodiché avverrà una fase di squamazione, ma è una squamazione molto sottile che poi voi andrete a rimuovere ogni volta che pulite il viso. Dopo uscirà una pelle luminosissima, ve lo assicuro, è bellissima. Col passare dei giorni vedrete ancora i miglioramenti. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un bacio e seguitemi sul canale.